Rimase seduta vicino al padre per ben 3 ore, prima di essere portata alla stazione di polizia di Markham per rilasciare una dichiarazione in veste di testimone. Ed è proprio da qui che inizia il nostro viaggio nella mente di Jennifer. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Antropomystery. Il video di oggi sarà molto diverso rispetto a quelli che avete visto sul canale fino ad adesso. Quando mi sono trovato a parlare di crimini ho sempre concentrato i miei sforzi sul riportare la vicenda nei minimi dettagli. Il racconto di un true crime è sempre affascinante. Ma cosa ne direste se per una volta, cioè se per questa volta, vi portassi a fare un viaggio all'interno della mente dell'assassino? O per meglio dire, di ciò che successe nella mente di una ragazza, Jennifer Pan, non nel momento in cui commise l'atroce omicidio di cui venne poi accusata, ma quando passò da essere una semplice testimone al principale sospettato del caso. La vicenda di Jennifer è così interessante e ricca di dettagli che non me la sono proprio sentita di riassumerla. Credo che sia necessario ripercorrere tutte le tappe dell'indagine per capire a fondo la psicologia di questo oscuro personaggio. Quindi, quella che ascolterete è la prima puntata di quella che sarà una miniserie di 3 appuntamenti con il caso di Jennifer. Ma tranquilli che la seconda puntata è già programmata per questa domenica. A proposito, per correttezza, e come sempre faccio in questi casi, vi indico che questo video è stato liberamente ispirato a quello pubblicato sul canale JCS Criminal Psychology, dal titolo Jennifer Solution. Ecco quindi Jennifer Pan e la sua soluzione finale. La vita di Jennifer Pan. Quello di Jennifer Pan è un caso unico nel suo genere. Normalmente solo una piccola parte degli interrogatori delle persone sospettate di omicidio è resa di dominio pubblico. Ma quelli di Jennifer vennero tutti messi a disposizione di chiunque volesse prenderne visione. Dal primo all'ultimo. 11 ore di materiali dove la ragazza racconta in dettaglio la sua vita, dà la sua versione dei fatti, offrendo altresì una visione molto precisa del suo stato psicopatologico. Ma iniziamo dando un'occhiata ai punti fondamentali della vita di Jennifer, quelli che ebbero un'influenza decisiva su quanto successo in seguito. I genitori Vic e Han Pan erano originari del Vietnam. Ex rifugiati dal Vietnam in Canada, avevano vissuto una vita austera e lavorato duramente affinché ai loro 2 figli non mancasse nulla. Desideravano il meglio per loro, ma pretendevano che il loro sacrificio fosse in qualche modo ricompensato. Non c'è dubbio che il loro metodo di educazione nei confronti dei figli fosse severo, molto severo. Eccellenti risultati ottenuti a livello scolastico nella sua famiglia non venivano percepiti come una fonte d'orgoglio, ma come un semplice obbligo. Si trattava di fare il proprio dovere, nulla di più. E se ciò non bastasse, questo atteggiamento di pretesa dei risultati si rifletteva anche nelle attività extrascolastiche. In un primo momento Jennifer accettò il modo di essere di suo padre e sua madre sotto questo punto di vista. Si sentiva senza dubbio sotto pressione, obbligata ad essere sempre la figlia perfetta, ma trovò un modo per farli contenti, tra l'altro dedicandosi a una sua grande passione, il pattinaggio artistico. Il suo talento era davvero eccezionale e i suoi genitori potevano ritenersi soddisfatti di quella promettente carriera sportiva. Ci si aspettava che Jennifer partecipasse alle Olimpiadi invernali in questione di poco tempo, ma all'età di 14 anni cadde vittima di un grave incidente che stroncò la sua carriera sul nascere. Una lesione al ginocchio le rese impossibile continuare a gareggiare. Il sogno di essere una gran pattinatrice si era sfumato sotto i suoi occhi in un momento, il tempo di una caduta. A parte quel brutto colpo difficile da digerire, c'era un altro problema da risolvere. Le aspettative dei genitori di Jennifer dovevano sempre essere soddisfatte, ma ora l'unico modo per farlo era dimostrare di essere un'eccellente studentessa. Tuttavia, Jennifer non era così particolarmente dotata a livello accademico. Aveva una media di C, un sufficiente, quando i suoi genitori pretendevano da lei delle A, dei voti ottimi. Così, piuttosto di dirgli la verità, la ragazza aveva deciso di ingannarli. Aveva falsificato le sue pagelle, un diploma di scuola superiore e la lettera di accettazione di una prestigiosa università, dove avrebbe studiato farmacia.
Agli occhi dei suoi genitori era un'ottima studentessa, in cammino verso una prestigiosa e ben pagata carriera nel settore medico-sanitario. In verità, era una giovane ragazza, ritirata dal liceo, che viveva con il suo ragazzo Daniel Wong, uno spacciatore che aveva frequentato in segreto per ben 8 anni, sapendo che i suoi genitori non l'avrebbero mai accettato. Per un po', la strategia funzionò. Nel 2010, però, la grande bugia di Jennifer venne scoperta. Messi di fronte alla scioccante verità sulla doppia vita della figlia, sua madre e suo padre le diedero un ultimatum: o vivere con loro sotto un regime rigoroso, lasciare il suo ragazzo e tornare a scuola per completare gli studi superiori, oppure essere ripudiata dalla sua famiglia, senza la possibilità di tornare mai più a casa. Oltre a questo, gli avrebbero negato qualsiasi ulteriore aiuto economico. Dapprima Jennifer accettò le condizioni imposte dai genitori, ma la sua vita divenne un inferno. Le tolsero il cellulare, il computer portatile e le proibirono categoricamente di rivedere Daniel Wong. Di fronte a questo fatto, Daniel decise di rompere con lei. La perdita del suo ragazzo fu il catalizzatore di tutto. Un piano diabolico. Nel 2010, Jennifer si riunì con il suo vecchio compagno delle scuole elementari, Andrew Montmayor. Insieme a lui e un altro amico, Riccardo Duncan, Jennifer cominciò a pensare a come liberarsi dei suoi genitori. Ma l'omicidio non le passò neppure per la testa, fino a quando non riprese la relazione con Daniel Wong. Il ragazzo le procurò un nuovo telefono cellulare e le passò il contatto di Lanford Crawford, alias Homeboy. Lanford aveva pronta la soluzione definitiva ai problemi di Jennifer e il costo era di $10.000, un prezzo tutto sommato economico per riottenere la libertà. Mentre il piano prendeva forma, Daniel ruppe di nuovo la relazione. Stanca di sopportare quella valanga di eventi negativi, Jennifer mise da parte gli ultimi dubbi che le rimanevano. Accettò l'offerta di Lanford e si apprestò a definire il piano in dettaglio. La ragazza avrebbe organizzato una finta invasione nel suo domicilio, durante la quale Lanford e 2 complici sarebbero entrati in casa simulando una rapina andata male. C'erano 2 istruzioni principali: saccheggiare la casa e subito dopo uccidere i genitori. Il piano avrebbe dovuto essere portato a termine lunedì 8 novembre, alle 23 circa. Giunta l'ora fatidica, Jenny si sarebbe recata ad aprire la porta. Erano le 23:05 quando le telecamere di videosorveglianza ripresero 3 loschi individui che si introducevano in casa. 18 minuti dopo vennero visti uscire dalla stessa porta da cui erano entrati e fu in quel momento che il 911 registrò questa chiamata. Where are you, ma'am? Please just calm down. I don't have my parents home. Ma'am, calm down. What? Some people broke into our house and they just showed all his money. Ma'am, where are you? What? Avenue Road. Yes. Can you spell the street name for me, please? Dad? Ma'am. Hello? Hello? Yes? Ma'am, I need to know your address. Avenue Road, can you please spell it? In Helen Avenue, my dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. Al momento della chiamata, la tragedia si era già consumata. Big Pan era stata raggiunta da 2 colpi di pistola, uno al collo e l'altro alla testa. Morì praticamente sul colpo. Anche il padre Han venne colpito per ben 2 volte, ma miracolosamente sopravvisse all'attacco e gli venne indotto il coma una volta arrivato all'ospedale. Anche Jennifer venne portata all'ospedale per precauzione, ma le sue ferite risultarono solo superficiali. Rimase seduta vicino al padre per ben 3 ore, prima di essere portata alla stazione di polizia di Markham per rilasciare una dichiarazione in veste di testimone. Ed è proprio da qui che inizia il nostro viaggio nella mente di Jennifer, quando seduta di fronte ad un investigatore le viene richiesto di riportare la sua versione dei fatti. E questo è quello che racconta. La versione dei fatti di Jennifer. In un primo momento la gente si prende il tempo di rassicurare Jennifer, che si trova lì solo in veste di testimone.
si assicura che capisca l'importanza di dire la verità durante la dichiarazione, perché mentire avrebbe costituito un reato. È una formula che viene usata con tutti coloro che decidono di fare una dichiarazione volontaria sotto giuramento, perché in questa fase Jennifer non è per nulla sospettata. Viene invitata però a giurare sulla Bibbia o a effettuare una dichiarazione solenne, come stabilito dalla legge. Una volta che Jennifer ha giurato, l'investigatore capo torna a raccogliere la dichiarazione. Le chiede di proiettarsi con la mente al giorno prima, l'8 novembre, e di raccontare tutta la sua giornata. La risposta di Jennifer è la seguente. Ieri, probabilmente verso le 9 del mattino, le 9:30, mia madre mi ha svegliato e mi ha detto che sarebbe andata a trovare mio nonno. Durante la giornata mi sono esercitata al pianoforte, ho studiato storia del pianoforte, ho parlato al telefono con i miei amici e ho cenato con i miei genitori. Mia madre è andata a ballare alle 20 ed è tornata a casa verso le 21:30. Quando ero sola nella mia stanza a guardare la TV, pronta per andare a dormire, all'improvviso ho sentito mia madre chiamare mio padre per farlo scendere. Ed è stato allora che ho abbassato il volume della mia TV. E ho potuto sentire delle voci che non mi risultavano familiari. Ero così spaventata che non riuscivo a muovermi. Sono rimasta seduta nella mia stanza per un po' e poi ho creduto di averli sentiti tutti, tipo lasciare l'ultimo piano, e ho sbirciato fuori dalla porta della mia camera da letto. E c'era un tizio che è venuto verso di me. Aveva una corda in mano e mi ha legato le braccia dietro la schiena ad una ringhiera e mi ha detto: «Hai una pistola puntata alla schiena, fai quello che ti dico. Se fai quello che ti dico, nessuno si farà male. Dove sono i soldi? Mostrami dove sono i soldi». Mia madre continuava a cercare di alzarsi dalla sedia e loro continuavano a dirle di sedersi. Non volevo che le facessero del male, così le ho detto: «Mamma, siediti». Stavano cercando di trovare il suo portafoglio, ma lei, parla male inglese, quindi continuava a dire «borsa, borsa», e la spingevano con sempre più violenza sulla sedia. «Vi prego, fate piano, fate piano». Fin qui la versione di Jennifer appariva tutto sommato credibile. Ma è solo un momento dopo che, di fronte ad una dichiarazione alquanto inverosimile, ma eccessivamente ordinata dei fatti, l'investigatore inizia a sospettare che la ragazza stia nascondendo qualcosa. On the main floor, the only time there was light was when they opened the fridge door to see if they could find where my mom's purse was. Ora, pensate ad un momento nella vostra vita in cui siete stati particolarmente turbati e allo stesso tempo avete cercato di spiegare a qualcuno il perché del vostro stato d'animo. Quel che è certo è che non sarete stati capaci di raccontare quanto accaduto con tranquillità. Il tutto l'avrete riportato con sgomento e in modo molto disordinato, perché lo shock o il forte dolore provato non si adattano ad un dialogo pacato e ordinato. Nel caso di Jennifer, soprattutto considerato che sua madre è appena deceduta, ci si aspetterebbe di assistere a scene di disperazione molto più intensa. Eppure, qui si prende il tempo di raccontare passo a passo tutto ciò che sarebbe successo nel suo domicilio quella notte, con estrema calma e precisione. The gentleman asked my father if he had money in his wallet and where his wallet was. So they took me, because I was next to the stairwell, they took me up the stairs to show them where my father's wallet was. But I didn't know. They had turned the room upside down. I didn't know where his pants were at that time. Secondo la versione della ragazza, gli intrusi avrebbero recuperato $1.100 dalla camera da letto principale e poi l'avrebbero legata alla ringhiera del piano superiore. In seguito avrebbe sentito i suoi genitori scendere le scale e sua madre che la chiamava disperata, dicendole di raggiungerla al piano di sotto, cosa che ovviamente non avrebbe potuto fare. After they said, the last thing I heard them say was, you lied to us, you lied to us. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Take your time. Take your time. And I think I heard my mom say or moan or something, and then they did one more before they left, and then one of the guys
said, "We have to go now. It's been too long." And then they ran out the door. And I think once they were out the door, I heard my dad go up the stairs, and at that point... A quel punto appare più che chiaro che Jennifer si sia inventata questa versione dei fatti, preparandola in anticipo, probabilmente provando il monologo più e più volte. Ma è mentre lo recita di fronte all'investigatore che si rende conto di un'incongruenza. Come poteva essere stata in grado di effettuare una chiamata al 911 se aveva le mani legate dietro la schiena e fissate ad una ringhiera? Quello non era di certo un dettaglio insignificante e, rendendosi conto di non poterlo giustificare, tenta di evitare una dichiarazione che sia in netto contrasto con quanto dichiarato precedentemente. Il risultato è questa serie di frasi balbettate che denotano estrema insicurezza. The stairs, and at that point I had my phone on me, behind me, that I had hidden there that they didn't know about. So when I thought that they had heard them all leave and my dad ran up the stairs, I whipped up the phone and I called 911. But I still hadn't heard anything from my mom, and all I could hear was my dad running on the street. E così, con questa caduta di tono, si concludeva la versione dei fatti proposta da Jennifer. Sebbene fosse conscia di aver commesso un errore nel riportare come sarebbero andate le cose nel momento in cui aveva chiamato il 911, il resto lo aveva esposto in modo magistrale, almeno secondo lei. Tutto sommato, il copione era stato seguito e tutto stava procedendo quasi alla perfezione. Ma come già detto, una persona con così grande esperienza come l'investigatore capo non si era di certo fatto sfuggire il suo linguaggio corporale, quell'esitazione, quelle reazioni esagerate quando entrava nella stanza, rese ancora più drammatiche perché poco convincenti. E poi un resoconto dei fatti troppo preciso e metodico per una ragazza colpita da una tragedia familiare che avrebbe dovuto distruggerla. Sembrava davvero la vittima di un evento traumatico. Perché parliamoci chiaro, essere legata alla ringhiera di una scala, senza avere la minima idea di cosa le sarebbe successo dopo, e assistendo quasi in diretta all'omicidio di suo padre e sua madre, non doveva essere di certo un'esperienza di poco conto. Era necessario investigare più in profondità, e questa volta sarebbe stato l'investigatore a prendere l'iniziativa. Ma è qui, ragazzi, dove oggi mi fermo. Abbiamo appena iniziato ad addentrarci nella mente di Jennifer. Per ora abbiamo visto i suoi limiti personali, quella naturale mancanza d'empatia che l'hanno resa immediatamente il centro dei sospetti dell'investigatore preposto al caso. E quando lo stesso interverrà per aggiungere nuovi dettagli al racconto, che la vera natura di Jennifer Pham inizierà a venire alla luce. E come dicevo in apertura, il prossimo appuntamento con questo caso è previsto per domenica 5 dicembre alle ore 14. Nel frattempo, cosa ne pensate del terribile crimine commesso da Jennifer? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.